Buongiorno a tutti, mi chiamo Emilia Di Pietro, lavoro in trasformazione personale con le neuroscienze, quindi mi collego anche a temi che sono stati evocati da altri artisti oggi e prima di iniziare voglio ringraziare la dottoressa Solicchia, la mamma, per avermi coinvolto in questo progetto qui a Roma, dove vi porto alla scoperta del tango, quindi dell'Argentina. Il tango, come magari non l'avete visto, dove magari chi ha avuto l'occasione di vederlo, ricorda soprattutto le forme plastiche dei corpi, e invece questo progetto, che è un progetto che è stato attuale di ricerca, che si chiama Alma Tanghera, è un progetto che ha come scopo di andare nella profondità del tango e quindi di svelare il dialogo reale, soggettivo, che anima i corpi dei ballerini, ma anche il sentire di chi questo dialogo assiste, quindi al pubblico. Vi ho portato 5 opere dove appunto lo scopo è di farvi scoprire la relazione tra attenzione, connessione, il silenzio attivo, i processi di risonanza e anche quello che si chiama lo spazio percettivo nella danza, che vedremo come si esplicita con nello specifico. Dunque, la prima opera è questa, è Oblivion. Oblivion è un'opera che è stata tratta dall'eponimo pezzo di Astor Piazzolla. È un pezzo altamente trasformativo dal punto di vista di emozione, ed è un pezzo che evoca la relazione tra trauma, memoria affettiva ed anche liberazione. In questo pezzo, che fra un po' arriverà, dunque vedrete ci sono delle piazze nere, blu e rosse in forme quasi zoomorfiche e che rappresentano appunto il trauma tra l'oblio e il ricordo traumatico, quindi meglio dimenticarmi, ricordare e lasciare andare, e la musica che attiva il processo interno, e questo processo interno arriverà. E il processo interno che viene attivato sia dalla musica ma anche dal guardare i ballerini, e quindi dalle figure dei ballerini che evocano dei momenti particolari traumatici, come lasciare andare qualcuno di caro, come lo sconforto, e che aiutano a fare un percorso emotivo all'interno del quadro. Sono tra l'altro opere che non si guardano, solo che si ascoltano, quindi ci si impegna attraverso la musica di queste opere. Poi questo è un video e non posso aver esposto come foto, ma quindi ci sono questi spazi di musica dorati che mangiano il trauma. La seconda opera che vi porto è Sentimentos. Sentimentos è nata è nata da una struttura base che si chiama canesita e che è stata ripetuta tante volte, ed ogni colore rappresenta una nota diversa, segmentata con diversi segmenti interni che rappresentano il ritmo, ed ogni nota è legata da un filo dorato che rappresenta la melodia. Queste note sono la canesita, è una figura che si fa nel tango, tra parentesi non è specificato, ma ovviamente dal tango. E si fa nel tango, e il tango con queste note e questo movimento entra nel corpo e ha un'azione depurativa, terapeutica e di ragionamento del corpo stesso. Quindi anche lì sentimento è l'energia in movimento, quindi sentimenti, emozioni. Quindi come le emozioni con il movimento navigano nel corpo e producono un effetto terapeutico. La terza opera che vi porto si chiama Toda mi vida, è questa, e questo fa parte di una delle tutto il progetto c'è qualche opera che è stata tratta da balli in improvvisazione fatti con un ballerino, e Toda mi vida è il caso, quindi rappresenta un momento specifico che fa parte della ricerca anche dell'anima del tango, dell'anima universale del tango che ci unisce tutti, e
e quindi tonalmente si rappresentano questi legami che fanno fatica che si fa fatica a lasciare andare perché ci si incatena dentro fino a che nel processo di movimento si arriva alla pausa finale. La penultima opera è il tango couple, quindi si rappresenta l'abbraccio della coppia con i 3 punti di contatto principali che rappresentano la volontà di esserci, l'intenzione del cuore, quindi di condividere le emozioni, e anche l'intenzione del movimento nell'interpretazione della musica e con appoggio al suono. Questa è l'ultima del Feminine Galaxy, che è un'altra rappresentazione di Calesita che rappresenta questa volta la parte femminile del dialogo, quindi cosa fa la donna quando l'uomo non parla perché l'uomo fa il perno e quindi adorna e crea delle costellazioni immaginarie. Questo progetto, quindi come avete visto, non avete visto forme di tango specificatamente, ma veramente l'universo interno del dialogo tanghero, in una volontà di far arrivare a chi assiste a queste immagini e all'ascolto della musica una forma di umanità condivisa attraverso tutto ciò che rappresenta l'umanità, quindi le tensioni, le connessioni, il silenzio attivo, condividere uno spazio percettivo insieme e far sentire all'altro che sono con te, ti vedo e ti sento. Grazie.